Nel caso in cui ti fossi chiesto che fine ho fatto nel corso di queste vacanze, ebbene, ti svelo subito l'arcano. Ho fatto la bellezza di 3 cose. La prima è stata mangiare come un suino, la seconda è stata raffreddarmi per bene, da cui la voce rauca con cui mi senti parlare oggi, ma la terza e più importante è stata, come probabilmente già sai se hai visto il video precedente, riprendere in mano la programmazione. L'ho fatto, a dire tutta la verità, per un interesse direttamente personale, perché ho voluto automatizzare una serie di operazioni molto complesse che faccio di solito quando mi trovo presso i clienti e che mi fanno perdere un sacco di tempo per farli. Ebbene, la prima che voglio mostrarti oggi è un'ottimizzazione di rete che va ad influire su una serie di parametri di Windows, ottimizzandoli automaticamente sia per la massima velocità del sistema, sia per il massimo ping, ovvero il ping più basso possibile, ma anche per la stabilità della connessione. E allora non perdiamo neanche un altro secondo e gettiamoci a capofitto in questo 2025. E se ti senti pronto, iniziamo! Lo so che scalpiti, anzi scalpito pure io, perché non vedo l'ora di mostrarti questo software di cui sono particolarmente orgoglioso. Tuttavia non possiamo mai perdere le nostre buone abitudini e quindi dobbiamo procedere passo per passo. E quindi prima di tutto andiamo a tenerci buoni i nostri padroni di casa, ovvero le divinità del tubo che andremo a blandire senza meno con il nostro consueto rituale apotropaico. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ma tu lo sapevi che esistono oltre 20 parametri di rete segreti nascosti dallo zio Bill in persona che ci consentono di migliorare tantissimo la nostra connessione? Si tratta di parametri che ne possono aumentare la stabilità, aumentare la velocità oppure fare diminuire il ping, cosa molto cara soprattutto ai gamers. Ebbene, ogni volta che dovevo fare un'ottimizzazione presso un cliente era una cosa pazzesca, perché dovevo aprire il registro di configurazione, andare a cercare o nella maggior parte dei casi a creare queste chiavi di registro che normalmente non ci sono sui sistemi operativi e andare ad ottimizzarle una per una. Insomma, una roba bestiale, ed è proprio per questo che ho deciso di investire tutto il tempo delle mie vacanze che non ho trascorso a ingurgitare del cibo, proprio per creare questo programmino che comodamente a casa tua con un clic fa tutto quanto il mio lavoro e te lo fa pure gratis, ma va bene. Per installarlo come facciamo? Come al solito, e quindi apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo la pagina e una volta aperta ci porteremo qui in alto, in questa sezione che si chiama Downloads. Ok, una volta che si sarà aperta la pagina scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo software che ho voluto chiamare Neptimizer, che naturalmente sta per Network Optimizer. Clicchiamo sul pulsante File Download per andare a scaricarlo, ma attenzione! Nel caso in cui non dovessi riuscire a trovare questo o qualsiasi altro software che vedi presentato nei video sul canale, ti basta andare qui in alto sulla lente e digitare semplicemente il nome del software, in questo caso ad esempio Neptimizer. Effettua la tua ricerca con fiducia e vedrai che il risultato non tarderà ad arrivare. Eccolo qua il nostro Neptimizer. Anche in questo caso fai semplicemente un clic sul nome e vedrai che il file sarà scaricato molto rapidamente. Si tratta infatti come sempre di un file molto piccolo, sono solo 783K e una volta scaricato tutto ciò che dovrai fare sarà un clic su questa casella per andare ad aprirlo, dopodiché potrai chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Una volta arrivati su questa finestra, quello che ti consiglio di fare è semplicemente un clic destro sul file zippato, seguito da un clic sulla voce Estrai tutto nel menu contestuale.
clicchiamo sul pulsante estrai per andare ad estrarre il nostro unico file su cui potremo fare doppio clic per installare questa app. Clicchiamo sul pulsante esegui per andare ad eseguire l'installazione, dopodiché cliccheremo sul pulsante avanti, ancora una volta sul pulsante avanti lasciando tutto quanto esattamente com'è, mi raccomando, e una volta fatto questo ancora un clic sul pulsante avanti e quindi accetteremo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo in modo da installare e poter lanciare questo software. Facciamo clic sul pulsante chiudi, dopodiché potremo chiudere anche le due finestre che non ci servono più. A questo punto, come vedi, sul tuo desktop è stata creata un'icona generica, semplicemente perché non ho avuto né tempo né voglia di creare un'icona personalizzata. Facendo doppio clic su questa icona qui, accetteremo ancora una volta con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e ci troveremo davanti il disclaimer dedicato integralmente ai pignoli. Se appartieni a questa categoria, buon per te se hai la pazienza di leggerlo, ma ti garantisco che ho fatto un banalissimo copia e incolla cambiando semplicemente il nome del programma, non mi vergogno a dirlo. E quindi puoi cliccare su non mostrare più questo messaggio se non ti ci sei già affezionato e non vuoi rivederlo ogni volta che apri il programma, e quindi su accetto se vuoi usare il programma, altrimenti su non accetto se hai cambiato idea. Clicchiamo su accetto e vediamo che si apre la schermata principale del nostro Neptimizer, ma andiamo a vedere che cosa fa e che cosa contiene. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, il nostro bellissimo programmino, me lo dico da solo. Che cosa abbiamo qui all'interno? Abbiamo tutte quante le voci che io andavo originariamente a magnoscare con le mie manine sante e che possono essere ottimizzate invece automaticamente con questo programma. Attenzione! In corrispondenza di ogni singola voce ho voluto inserire un tooltip che spiega in parole estremamente semplici che cosa fa quella voce. Tutte quante le voci sono state suddivise in 3 macro categorie principali, ovvero ottimizzazioni generali, ottimizzazioni di rete cablata e ottimizzazioni rete Wi-Fi. Cliccando sulla casellina a sinistra di ogni categoria andiamo automaticamente a selezionare tutte le voci che le appartengono. Questo vale naturalmente per tutte le categorie. Ho voluto inoltre inserire qui nella voce preset 2 preset particolari. Il primo si chiama Gaming e attenzione, ti consiglio di usare questo preset solo ed esclusivamente se hai una macchina interamente dedicata al gaming. Che cosa fa questo preset? Seleziona solo le voci relative all'ottimizzazione della rete per i gamers e ad abbassare il ping del sistema. La seconda voce invece è più generica, si chiama velocità e puoi selezionarla nel caso in cui ti interessi solamente effettuare delle migliorie sulla tua rete relative alla velocità. Il consiglio generale naturalmente è quello di cliccare su seleziona tutto ed effettuare tutte quante le ottimizzazioni. Ma attenzione! Prima di effettuare qualsiasi ottimizzazione, il mio consiglio è di fare clic su questo pulsante, quello che si chiama Salva impostazioni. Una volta cliccato, vediamo che veniamo avvisati che la configurazione è stata salvata con successo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo salvato tutti quanti i parametri originali della nostra macchina in modo da poterli ripristinare all'occorrenza se non siamo soddisfatti di una o più ottimizzazioni tramite questo pulsante, quello che si chiama ripristina impostazioni. Se tuttavia clicco adesso sul pulsante ripristina impostazioni e confermo di voler ripristinare lo stato precedente, naturalmente vengo avvisato che non c'è nessun valore da ripristinare perché non abbiamo effettuato ancora nessunissimo cambiamento. Cambiamenti che andiamo subito invece ad effettuare cliccando sul pulsante Applica ottimizzazioni. Cliccandoci su vediamo che parte una barra di scorrimento e al termine si aprirà una finestra di report estremamente interessante. Andiamo a darle un'occhiata. In questa finestra ci viene spiegato tutto per filo e per segno. Ogni ottimizzazione che è stata applicata riceve un nuovo valore che viene calcolato dall'applicazione.
e quindi di conseguenza dove vediamo le ottimizzazioni applicate possiamo sapere che cambiamenti sono stati fatti al nostro sistema. Abbiamo poi alcune ottimizzazioni che possono essere non necessarie sulla nostra macchina perché il valore era già corretto, oppure alcune ottimizzazioni che vengono applicate lasciando un valore non impostato. Ma cosa significano invece queste voci non supportato? Ebbene, come puoi vedere, le voci sono 5 e si riferiscono in realtà alle ottimizzazioni della rete Wi-Fi, perché questa macchina virtuale non dispone di nessuna scheda Wi-Fi e quindi queste ottimizzazioni non sono ovviamente possibili. Ma cosa succede se cambiamo idea adesso e andiamo a cliccare sul pulsante ripristina impostazioni? Ebbene, dopo aver confermato, vediamo che tutte quante le ottimizzazioni che erano state modificate dal nostro programma vengono riportate allo stato originale. Lo so, ogni scarrafone di programma è bello a papà suo, ma io di questo sono particolarmente fiero e contento e soprattutto soddisfatto per due motivi. Il primo è che ora che hai visto il dietro le quinte e quante ottimizzazioni ci sarebbero da fare manualmente, quante chiavi da modificare e quanti calcoli fare, risparmio obiettivamente una cifrozza di tempo molto importante quando mi trovo da un cliente che mi chiede di ottimizzare uno o più PC sulla sua rete. E il secondo motivo è che posso regalarlo anche a te, che a questo punto puoi fare comodamente tutte queste ottimizzazioni direttamente a casa tua senza bisogno di chiamare un tecnico. Chiedo scusa ai colleghi. Ma mi pare già di sentire diverse vocine nei commenti che mi chiedono perché non ho fatto un test di velocità prima e un altro test dopo aver apportato queste modifiche. Ebbene, è presto detto, perché tutte queste modifiche su una macchina virtuale non fanno assolutamente nessuna differenza. Io lavoro su una macchina virtuale, ma le modifiche avrei dovuto fartele vedere sulla mia macchina fisica, altrimenti è solamente una presa in giro. Ma cambiamo argomento e passiamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.